Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi vengo a voi con un nuovo video della serie dedicata ai prodotti che ho terminato, ovvero gli Empties. Il video nel quale vi mostro tutti i prodotti che ho utilizzato fino alla fine, condividendo delle, si spera, brevi recensioni, facendovi sapere se mi sono piaciuti oppure no, se ho intenzione di ricomprarli o se invece non ci penso proprio. Insomma, un po' un vademecum di tutti i prodotti che ho utilizzato mentre sono illuminata da questo raggio di sole, e diciamo uno step oltre, uno step più avanti rispetto al video dei prodotti preferiti del mese, perché si tratta per l'appunto di prodotti che ho utilizzato fino alla fine e quindi sui quali mi sono fatta un'idea un po' più precisa. Come vedete, la mia scatola degli Empties, come al solito, è bella piena, quindi cercherò veramente con tutta me stessa di essere breve. Copriremo un po' le tre categorie principali, che sono cura della pelle, trucco e cura dei capelli. Direi di iniziare immediatamente perché, sappiatelo fin da ora, si prospetta un video lunghino. Bene, cominciamo. Come sempre vado a pescare un po' a caso, cercando in linea di massima di procedere per categorie. Il primo prodotto che pesco è una crema da giorno della Sisley, molto cara, una crema che è finita nei miei prodotti preferiti del mese, quindi ve lo dico fin da subito, spoiler, una crema che mi piace moltissimo, tant'è che non solo l'ho riacquistata, ma è quella che sto utilizzando in questo preciso momento. Si tratta della Hydra Global Intense Anti-Aging Hydration, una crema idratante anti-età che mi piace per diverse ragioni. Cercherò di essere breve. Una delle ragioni futili: mi piace molto il packaging, perché appunto ha questa pompetta all'interno della confezione che permette di prelevare il prodotto senza sporcarsi le mani e mettere le dita nel vasetto, che è una roba che non mi piace tantissimo. Mi piace anche invece, ritornando a cose un po' più di spessore, la consistenza, perché ha una texture molto leggera, quasi un gel che si stende facilmente, molto rinfrescante, si assorbe in un attimo, e questo lo dico sempre quando si tratta di creme, e va veramente a nutrire, a idratare a fondo la pelle, a contenere le piccole rughe. Non diciamo che fa miracoli, perché, come vi ripeto ogni volta, i miracoli non esistono. Che tristezza. Andiamo avanti nella sezione cura della pelle con una crema per il contorno occhi della Filorga, la Optimize, che negli ultimi mesi è stata un po' la mia crema contorno occhi di riferimento, tant'è che ancora una volta l'ho ricomprata ed è quella che sto utilizzando in questo preciso momento. Non vi stupirà scoprire che anche in questo caso mi piace la confezione e il packaging per lo stesso identico motivo. Pompettina. Sono una amante di questo tipo di packaging. Si tratta di una crema contorno occhi che va a ridurre l'apparenza delle piccole rughe, a sgonfiare le borse, a combattere leggermente i dark circles, che sono le occhiaie. Beh, ogni tanto le parole in italiano non me le ricordo. Abbiate pazienza. Riassumo brevemente: pollice su in generale, un po' per gli stessi motivi della crema precedente, packaging ad hoc, facile da stendere e dà degli ottimi risultati. Poi passiamo invece al corpo con una crema, la Brazilian Bam Bam Cream, un'altra crema che è comparsa più volte nei miei video dei preferiti. Questa è la versione travel size, è una crema per il corpo molto ricca, che però non è antipatica da stendere perché si assorbe in fretta, e poi ha una profumazione alla vaniglia pazzesca, che si sente ancora infatti da morire, che tra l'altro permane anche a lungo dopo averla applicata. Si tratta di una crema che va a idratare ovviamente la pelle, molto ricca come dicevo all'inizio, leggermente tonificante, e lascia la pelle morbida come il culetto di un bebè. Quindi di nuovo pollice alzato. Se guardate i miei video saprete che in linea di massima il 90% dei prodotti che utilizzo fino alla fine sono dei pollici su, con qualche sorpresa spiacevole lungo il percorso, come è giusto che sia, un po' anche come succede nella vita. Proseguiamo con la cura della pelle con un altro prodotto della Filorga. Quella prima, se non sbaglio, era anche Filorga, esatto. Questa è la NCTF Intense, un siero
rigenerante. Dunque mi è piaciuto perché in generale trovo che Filorga sia un brand che difficilmente mi delude, ha un buon rapporto qualità-prezzo, si trova in farmacia, la qualità è alta. Non l'ho ricomprato fondamentalmente perché non sono una grandissima fan dei sieri e molti di voi inorridiranno questa mia affermazione, ma più che altro è dettato dalla pigrizia. Nel senso che non ho voglia di avere troppi step nella mia routine di cura della pelle. Detto questo, invece, sappiate che i sieri sono portentosi, però per il momento io non sono ancora riuscita a entrare nell'ottica di utilizzarlo quotidianamente. In ogni caso era un ottimo siero anti-età, rigenerante, tonificante, insomma va un po' a dare un boost a quella che è la crema sia da giorno che da sera, e infatti se non ricordo andava utilizzato mattina e sera. Non l'ho ricomprato, ma in tutti i casi è un pollice alzato. Proseguiamo con la cura della pelle perché ho ancora una fraccata di creme, quindi andiamo un po' velocemente. Creme notte, ne ho due, una è della Clinique, la Clinique Smart Night. In generale le creme della Clinique mi piacciono molto, tendo a ritornare a queste creme abbastanza spesso, alternandole con altre. Questa non è una delle mie preferite, ultimamente non l'ho più utilizzata, non l'ho più acquistata. È comunque un'ottima crema per la notte con una buonissima texture, molto piacevole da stendere, ricca. È importante soprattutto che la crema notte vada ad idratare a fondo perché durante la notte la pelle tende a rigenerarsi e quindi dargli una bella botta di nutriente non guasta mai, quindi se potete cercate di scegliere delle creme notte che funzionino, quindi con una certa qualità. La seconda invece è della Lierac ed è la crema che sto utilizzando ininterrottamente da almeno 3 mesi, se non ricordo male, forse anche di più. Come dicevo, tendo ad alternare un po' le creme, ma alcune diventano dei punti fissi, e questa della Lierac, che è la Premium, la crème soyeuse anti-age absolue, è diventato uno dei miei punti fissi, tant'è che appunto ho continuato a riacquistarla e anche in questo momento è la crema che sto utilizzando. Mi piace la consistenza perché è ricca, ma comunque piacevole da utilizzare, ha una profumazione abbastanza neutra, che non è un male, e dà proprio la sensazione di andare a nutrire a fondo la pelle e al tempo stesso combatte leggermente l'apparenza delle piccole rughe che sempre più spesso vengono fuori come funghi dopo la pioggia, naggia a loro. Poi un'altra crema per il viso, questa volta da giorno, di nuovo Clinique. Questa è un altro dei miei punti fissi, una di quelle creme alle quali torno sempre, ed è la Super Defense SPF 20, una crema che tendo ad utilizzare più d'estate proprio per il fatto che ha la protezione solare 20 che non guasta mai, tra l'altro né d'estate né d'inverno, ma ovviamente d'estate uno tende ad essere un po' più all'aperto e quindi è meglio avere una crema idratante anche anti-età che comunque abbia una protezione solare. Questa è principalmente un idratante, un po' meno l'azione anti-età, abbastanza ricca, abbastanza densa, molto rinfrescante, molto nutriente, molto idratante. Di nuovo pollice su, in questo momento come dicevo sto usando quella della Sisley, quindi non l'ho riacquistata, ma non escludo di riacquistarla man mano che si va verso la primavera e verso l'estate. Andiamo avanti a passi lunghi e ben distesi. Due dei miei grandi classici che compaiono in tutti i video dei prodotti terminati ve li faccio vedere molto velocemente. L'acqua micellare della Bioderma, la Sensibio H2O o Crealina H2O, dipende dove la comprate, se in Francia, in Italia, in Inghilterra. Il mio struccante preferito, praticamente uso sempre e solo questo, in abbinamento con lo struccante per occhi della Lancôme, il Bifacil o Bifacil. Non cambio perché sono molto delicate, perfetti per chi ha la pelle sensibile, soprattutto il Bifacil o Bifacil è perfetto per chi ha gli occhi molto sensibili come i miei, che tendono ad irritarsi super facilmente, e quindi questo invece è una sicurezza, lo posso utilizzare senza avere spiacevoli conseguenze. Entrambi li ho già riacquistati perché, come vi dicevo, per struccarmi fondamentalmente non uso altro ormai da anni. Vediamo cos'altro mi resta per la cura della pelle.
una serie di maschere. Ne ho due della Starskin, che è un brand che mi piace tantissimo. Scusate, c'è questo fascio di sole che rende un po' difficile farvi vedere i prodotti. Questa è una maschera per il contorno occhi, la Smoothing Bio Cellulose Second Skin Eye Mask. Quindi una maschera in tessuto che si applica per il contorno occhi, la si tiene su 10 minuti e poi si rimuove, e trovo che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo e che dia degli ottimi risultati, perché è molto idratante, va a combattere di nuovo le piccole rughe, combatte anche il gonfiore ed è illuminante, quindi tutto quello che si può volere da una maschera per il contorno occhi, fondamentalmente a un prezzo anche abbastanza ragionevole. Se non ricordo male io l'ho presa su ASOS, in ogni caso non l'ho ancora detto ma ve lo ricordo come ogni volta, metterò i link a tutti i prodotti che sto mostrando all'interno di questo video sul mio blog. Il link al post dedicato invece lo trovate nella info box proprio qui sotto, oppure cliccando sulla i che comparirà sopra la mia testa, e lì ci sarà tutta la lista dei prodotti con link diretti per acquistarli se siete interessati, o saperne semplicemente di più andando direttamente sui siti che le vendono. Seconda maschera della Starskin è la Hydrating Bio Cellulose Second Skin Face Mask, un po' della stessa linea e dà un po' le stesse gli stessi benefici della maschera per il contorno occhi, perché è molto idratante, leviga la pelle, la ringiovanisce, la rende più tonica e va a idratarla a fondo. Mi piacciono moltissimo le maschere in tessuto, lo dico tutte le volte, perché sono facili e veloci da utilizzare, non c'è bisogno di risciacquarle. Anche questa si tiene su intorno ai 10 minuti e dà degli ottimi risultati. Poi le maschere in tessuto in biocellulosa secondo me sono fra le migliori. Stavo già perdendo la luce. Sto perdendo la luce. Ciao, sto perdendo la voce perché cerco di andare velocemente. Un'altra maschera che mi è piaciuta un botto ed è la Time Filler Mask della Filorga. Filorga, come avete visto, è un brand che mi piace in generale, infatti è comparso già più volte nella sezione cura della pelle. Una maschera super lisciante, c'è proprio scritto così, con una formula al collagene, quindi con delle proprietà anti-età abbastanza intense. Come sempre queste maschere si tengono su dai 10 minuti al quarto d'ora e questa mi è piaciuta veramente moltissimo. Poi un'altra maschera, questa l'avevo presa così un po' sulla scia dell'entusiasmo. Il brand è Too Cool for School, si tratta nuovamente di una maschera per il contorno occhi con un siero al cocco. Questa non ho grandissimi ricordi, piacevole da applicare, idratante, insomma, però non è una di quelle maschere che dici ok, corro subito a riacquistarla. Ora scusate questa luce che non sopporto vedermi nel viewfinder, perché dietro c'è tipo l'apparizione della Madonna e davanti invece è un po' buio, però la finestra è là e non ci posso fare niente. Non perdiamoci in ciance, ultima delle maschere in tessuto per questo video è di Sephora ed è quella al carbone. Ce ne sono delle altre che mi piacciono di più, nella fattispecie quella della Boscia, che tra l'altro si vede che dopo che ho girato il video dei prodotti preferiti di dicembre, mi pare, l'ho buttata via e non l'ho messa nel mio mucchio degli empties. In generale le maschere in carbone mi piacciono molto, perché vanno a purificare a fondo la pelle. Alcune sono un po' più aggressive, altre un po' più delicate. Quella della Boscia io la trovo un po' più delicata, questa leggermente più aggressiva, va a minimizzare l'apparenza dei pori, appunto a purificare la pelle. In generale però ha un buon rapporto qualità-prezzo, perché è della Sephora, che non guasta mai. Come dicevo, forse non l'ho detto, questa non l'ho riacquistata perché sto utilizzando adesso principalmente quella della Boscia, che mi piace un po' di più. Ultimo, no, non è vero, ci sono ancora delle cose per la cura della pelle. Mamma mia quanta roba c'è, forza andiamo veloce. Ben due acque termali, una dell'Evian, l'altra della Avène.
Quella della Van mi sta piacendo un po' di più perché trovo che sia anche più semplice da reperire. Quella dell'Evian si trova facilmente in Francia, un po' meno in Italia. Le utilizzo spessissimo, queste ovviamente come potrete intuire sono le versioni travel size, ma della Van mi sono comprata anche la full size. La utilizzo tantissimo per inumidire il beauty blender invece di utilizzare l'acqua del rubinetto che è un po' più aggressiva. Quella della Van, come dicevo, l'ho già riacquistata in full size. E poi ho questa acqua di bellezza Beauty Elixir Eau de Beauté della Caudalie, che è invece una sorta di spray sempre rinfrescante, ma ha una formulazione un po' più ricca, nel senso che va anche ad illuminare e a lisciare la pelle. Ha una profumazione molto distinta, con delle note mentolate che d'estate rinfresca tantissimo. Io però la utilizzo molto anche in inverno, per esempio le mattine nelle quali faccio attività fisica, invece di mettere la crema idratante che poi col sudore tendo a buttare fuori, spruzzo un po' di questo Elixir, Beauty Elixir, che va comunque a idratare, e soltanto dopo la doccia metto poi la crema vera e propria. In tant'è, volevo dire sia infatti che tant'è, in tant'è che ho acquistato la versione full size. Questa l'ho presa per provarla, è la Travel, e invece in bagno ho in questo momento la full size che continuo ad utilizzare con piacere. Poi un detergente viso, questo è uno dei miei preferiti, è il Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, wow, della Kiehl's. Mi piace moltissimo perché è molto delicato, perfetto per le pelli sensibili, deterge a fondo senza seccare la pelle, quindi senza quella sensazione di pelle che tira tantissimo, che detesto. È un gel, è ricco, piacevole da utilizzare, crea una bella schiuma, perché io detesto i detergenti che non fanno schiuma, è un problema mio. Questo invece mi piace tantissimo, infatti tendo a riacquistarlo e a utilizzarlo molto spesso, alternandolo a volte con altri detergenti, ma questo è un po' uno dei famosi punti fissi, tant'è che anche in questo caso l'ho riacquistato ed è il detergente viso che sto utilizzando in questo preciso momento. Ultimo prodotto per la cura della pelle, più o meno, perché è un balsamo, il balsamo della Fresh, nella fragranza, non so come definirlo, comunque al caramello. Allora, la Fresh, ormai se guardate i miei video lo saprete, è uno dei miei brand preferiti per quel che riguarda la cura della pelle. Il loro balsamo mi piace tantissimo perché è molto ricco, va a idratare a fondo le labbra. Se lo stendo la sera, la mattina le mie labbra sono ancora morbide. E poi mi piace perché hanno delle fragranze, non so come chiamarle, che sono molto interessanti. Per esempio questa al caramello, vi assicuro che viene voglia di mangiarsi il balsamo perché ha proprio quel profumo di caramello. Chiaramente deve piacervi. C'è anche in molte altre profumazioni. Uno dei miei preferiti oltre al caramello è quello al limone, che sto utilizzando in questo momento, e quindi di nuovo vi ho già risposto alla domanda: l'hai già riacquistato? Sì. Sono quasi senza voce, parlo ormai da un tempo infinito, quindi passiamo velocemente alla prossima categoria, che è quella del trucco. Come potrete immaginare, e oserei dire anche grazie al cielo, la categoria del trucco è un po' meno densa di prodotti, perché ci vuole un po' di più a finire i trucchi rispetto ai prodotti per la cura della pelle. Iniziamo da primer. Il mio primer preferito, ormai non è un segreto, lo saprete tutti, è l'Unicorn Essence della Farsali. Questa è la versione Travel, preferisco prendere le versioni più piccole perché occupano meno spazio e la mia postazione trucco è già straborda di robe. L'ho finito perché lo utilizzo spessissimo, soprattutto quando voglio che il trucco duri a lungo. È in questa versione in gocce, ha un colore rosa unicorno, quindi la sua pipetta, si preleva il prodotto, si fa cadere qualche goccia sul viso, la si stende e crea un'ottima base anche idratante per poi l'applicazione del trucco, che appunto, come dicevo, dura più a lungo. La faccio breve perché sto per perdere anche l'ultimo fil di voce. L'ho già riacquistato, mi piace tantissimo, è il primer che utilizzo da quando l'ho scoperto ininterrottamente.
anche perché è molto leggero e non va a chiudere i pori e non ha silicone all'interno, che è una roba che non fa proprio benissimo alla pelle. Poi due prodotti che avevo lì da un po', non li ho terminati, però ormai sono scaduti e quindi sono finiti un po' all'interno della scatola degli empties. Sono due prodotti di Sephora della linea Wonderful Caution, che erano stati tra i miei prodotti preferiti del mese, credo l'anno scorso. Uno è il blush, sapete che non mi ricordo mai come si dice in italiano, l'altro è un illuminante. Mi erano piaciuti molto perché erano stati fra i primi prodotti col cuscinetto ad uscire. Poi però man mano che sono usciti altri prodotti, questi li ho trovati un po' meno entusiasmanti, tant'è che ho smesso di utilizzarli. Ne ho comunque utilizzato la maggior parte di entrambi. Li trovate ancora da Sephora, come avrete intuito non li ho riacquistati e non credo neanche che li riacquisterò, perché al momento ho altri prodotti che mi piacciono molto di più e ho anche perso un po' l'entusiasmo per questi prodotti in cuscinetto, ma chi lo sa, potrei sempre ritrovare quell'entusiasmo, perché la vita è fatta anche di cicli di amori che passano e ritornano. Quindi due prodotti della linea Wonderful Caution di Sephora, pollice a metà, non li ho riacquistati. Poi matita per le sopracciglia, la mia preferita in assoluto di questo momento, ma già da qualche mese, è la Precisely My Brow Pencil della Benefit. Mi piace perché ha, come sempre, da una parte il pettinino per pettinare le sopracciglia, dall'altra invece ha questa punta finita, sottilissima, che permette di disegnare in modo molto preciso le sopracciglia, dandogli anche un'apparenza abbastanza naturale. Io la prendo nel colore numero 4, che è quella che si abbina meglio alla mia carnagione e ai miei colori in generale. Ah signore, vi dico subito, l'ho già riacquistata, mi piace tantissimo ed è quella che sto utilizzando anche in questo momento, ve la consiglio tantissimo. Poi correttore, uno dei miei correttori preferiti è questo della Too Faced, il Born This Way, che ho già riacquistato, che uso alternandolo ad altri, perché come sapete mi piace avere 3 o 4 scelte quando si tratta di trucco. Mi piace perché è abbastanza facile da stendere, non è troppo ricco, quindi non fa l'effetto mascherone, ma al tempo stesso è molto illuminante e quindi va ad illuminare proprio la parte del contorno occhi, che spesso ha bisogno di una botta di vita in più. Sembra che ce ne sia ancora, ma non ce n'è più, tant'è che l'ho già riacquistato ed è lì bello bello nella sua versione nuova che mi aspetta nel mio stack dei trucchi. Un altro prodotto che ho scoperto quest'anno e mi è piaciuto da morire e che non manca mai è questa sorta di via di mezzo tra un fondotinta e una BB Cream, che è l'Ultra HD Perfector di Make Up Forever. L'ho utilizzato tantissimo in estate, ma lo sto utilizzando anche adesso mischiato con altri fondotinta un po' più coprenti e quindi non ho che buone parole per questo prodotto. Se vi interessa la mia sfumatura, il colore che ho scelto è il numero 5 e mi piace tantissimo perché è molto leggero, ma va comunque a coprire tutto quello che abbiamo piacere che venga coperto senza dare l'effetto di nuovo mascherone, quindi con un effetto molto naturale. Altro prodotto di make up, questo è un po' il discorso che ho fatto per i due prodotti della Sephora della linea Wonderful Caution, ce l'avevo lì da un po'. È intanto ve lo dico, il mascara della Maybelline Ciglia Sensazionali Voluptuoso, effetto ventaglio. Ve lo dico fin da subito, questo è l'unico prodotto all'interno di questo video che non mi è piaciuto per niente. Lasciava le ciglia un po' impiastricciate, che è una roba che non mi piace proprio, pesante e tra l'altro era anche abbastanza difficile da tenere al suo posto, tendeva un po' a lasciarsi andare e infatti credo che ce ne sia ancora all'interno, infatti ce n'è ancora e ve lo dico, non mi è piaciuto per niente, non l'ho riacquistato, tant'è che non l'ho nemmeno finito, è semplicemente scaduto. Mi dispiace carissimo mascara della Maybelline, ma questa volta per me è un pollicione in giù. Bene, mi restano ancora 3 prodotti, questo lo metto nella categoria trucco anche se è un po' borderline, ed è il Blender Cleanser, ovvero il detergente per pulire i beauty blender e i pennelli da trucco.
Mi piace tantissimo perché va a pulire veramente a fondo sia il Beauty Blender, che se avete mai provato a lavarlo saprete che è veramente una roba difficile da portare di nuovo a una condizione decorosa. Il Blender Cleanser fa invece la sua porca figura perché lo pulisce a fondo e pulisce altrettanto velocemente e a fondo anche i pennelli da trucco. Lo utilizzo sempre, praticamente è il mio punto di riferimento e infatti l'ho già riacquistato perché non posso vivere senza questo detergente per pennelli da trucco. Dopodiché ovviamente si possono usare anche 1000 altri prodotti, ma questo per me è il migliore. Poi per i capelli, ultimi 2 prodotti ragazzi, ce la possiamo fare, è mezz'ora che siamo qua. Una maschera per capelli. Come saprete i miei capelli a forza di decolorazioni sono abbastanza sfibrati, soprattutto nella parte bionda, quindi ogni volta che li lavo faccio una maschera. La mia maschera preferita, quella che utilizzo ormai da anni, un po' la maschera di fiducia, è questa della Alterna, la Caviar Anti-Aging Moisture Intense Oil Creme Deep Conditioner, perché è un po' una via di mezzo tra una maschera e un balsamo. Va a districare i capelli, li nutre, li idrata a fondo. È studiata proprio per capelli molto secchi e molto rovinati, ma la figata di questa maschera è che basta tenerla su dai 3 ai 5 minuti, quindi non bisogna star lì con la maschera nei capelli per mezza giornata, che è una roba che non avrò mai la pazienza di fare. Questa invece la uso anche un po' in doccia, lavo i capelli, metto la maschera, lavo il resto del corpo, magari faccio uno scrub, la sciacquo e sono a posto. Consigliatissimissimo, anche se è abbastanza difficile da trovare nei negozi. In ogni caso, come al solito, cercherò di mettere un link per acquistarlo online nel caso in cui foste interessati. E concludiamo con un fil di voce questo video dedicato ai prodotti terminati con uno spray texturizzante, il mio spray texturizzante di fiducia, quello che mi piace più di tutti gli altri. Il brand è Oribe o Oribi, non so mai come pronunciarlo. Il Dry Texturizing Spray è caro come il fuoco, ve lo dico fin da subito, però lo trovo spettacolare. Intanto ha una profumazione che sa un po' di capelli appena usciti dal parrucchiere, che non è male. Quando i capelli sono un po' piatti, tra l'altro ve lo dico, ne avevo uno nuovo qua perché i miei capelli tendono ad appiattirsi in un secondo, infatti sono già piatti come delle alghe, basta appunto dargli un po' una spruzzatina e i capelli subito prendono un po' più di volume. Quindi è un prodotto che vi consiglio tantissimo, anche se di nuovo è molto difficile da acquistare. Non sono mai riuscita a trovarlo in vendita in Italia, so che lo vendono online dall'estero. Come sempre metterò qualche link sul mio blog. E così ce l'abbiamo fatta anche questa volta, siamo arrivati alla fine del video dedicato ai prodotti terminati, lungo come la Quaresima. Spero però che in qualche modo le mie brevi, tra virgolette, recensioni vi siano state utili per orientarvi nei vostri prossimi acquisti. Vi ho dato un po' una panoramica di tutti i prodotti che ho utilizzato nel corso degli ultimi mesi. La maggior parte, come avete visto, mi sono piaciuti molto, li ho addirittura riacquistati e li sto ancora utilizzando in questo momento, altri invece sono stati un po' così. Quindi insomma una bella panoramica che spero vi sia stata utile. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se volete avere maggiori informazioni su tutti i prodotti che ho elencato in questo video, fate un salto sul blog, trovate il link nella info box e cliccando sulla i che comparirà qui sopra la mia testa lì troverete tutta la lista con link diretti per acquistare o ad avere maggiori informazioni. Direi che per oggi non c'è altro. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, io vi invito ad iscrivervi al mio canale, sto perdendo i colpi, iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Adesso vado a farmi un po' di tè o di latte e miele perché praticamente non ho più voce. Un bacio gigante e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!